Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Grilò. Oggi, visto che io devo foderare questa mia borsa che ha un fondo ovale, ho deciso di fare questo video per far vedere qual è il metodo che utilizzo. Magari può essere utile a qualcuno che non l'ha ancora fatto. Abbiamo bisogno di 3 misure. La prima è la circonferenza interna della borsa. Quindi vado a vedere con il metro da sarta qual è. Tengo fermo e misuro così tutto il perimetro. Ecco, questa borsa è circa 56, un po' meno, ma io calcolerò 56 perché la fodera ha bisogno di un po' di morbidezza. Per non dimenticarlo, scrivo sul foglio la misurazione: 56 centimetri la parte della circonferenza. Ora ho bisogno della misura della profondità della borsa. Anche qui metto un fermo. La misura in questo caso la prenderò non dal bordo, ma qui, da qui sotto, perché essendo uno zaino ha bisogno di un cordoncino per stringerlo e per chiudere ed aprirlo. Quindi la fodera io in realtà la prenderò, la misura della fodera la prenderò da qui. Ecco, in questo caso mi dà come misurazione 45, perché lo farò arrivare fin qui. Quindi anche in questo caso scrivo il risultato e l'ultima misura di cui abbiamo bisogno è la larghezza del fondo nella parte più larga prima che cominci l'ovale. Quindi in questo caso sono 9 centimetri e mezzo, quasi 10. Calcoliamo 10. E mi scrivo la misura qui, 10 centimetri. Abbiamo tutto. Ora un pezzo di stoffa poiché voglio che la fodera della mia borsa abbia 2 cuciture sui lati qui e non una cucitura centrale, questa misura la vado a dividere per 2. Quindi era 56 centimetri diviso 2 sono 28 centimetri. Quest'altra misura invece la lascio così com'è, 45 centimetri, che significa che avrò bisogno di un pannello, un pezzo di stoffa che sia largo 28 centimetri e lungo 45. Ho ritagliato un pezzo di stoffa della misura che mi serviva. Io ho messo semplicemente degli spilli, ma se vi trovate più comodi potete disegnare su questo pezzo di stoffa la misura che vi serve. Come potete vedere, da spillo a spillo sono 28 centimetri e anche da questo lato, da spillo a spillo, sono 45 centimetri. Se dovete utilizzare
una matita, una penna per fare questo segno sulla stoffa, mi raccomando fatelo dalla parte del rovescio della stoffa e non utilizzate pennarelli o comunque qualcosa che possa poi trasparire dalla parte del davanti. Una volta che abbiamo il rettangolo della misura che ci serve, lo andiamo a piegare mettendo dritto su dritto e andiamo a cucire questi due lati, qui e qui. Dobbiamo far combaciare chiaramente la misura degli spilli. Bene. Quindi a questo punto dobbiamo cucire qui e qui. Dopo aver fatto queste due cuciture, con degli spilli vado a prendere, con gli spilli vado a metterli qui proprio sulla parte della piega per andare ad indicare qual è la metà esatta. Questa è la parte che andrà sul fondo della borsa. A questo punto vado ad aprire la fodera, la appiattisco ecco, l'appiattisco facendo uscire questi angoli sia da una parte che dall'altra. Dopo aver appiattito e aver ottenuto questo triangolo, con il metro lo andiamo a posizionare tenendo conto di questo segno che abbiamo messo prima, che deve essere a 5 centimetri, perché se vi ricordate la misura dell'ovale qui è 10 centimetri, quindi la parte che va a metà è esattamente 5 centimetri. Andiamo a mettere il metro qui, facendo combaciare 5 centimetri con lo spillo, saliamo fino a quando non arriviamo ad avere 10 centimetri da parte a parte. Quindi ancora un pochino e questo qui. Questa è la misura che dobbiamo prendere qui. Questa volta utilizzo la penna, così magari può essere più chiaro per tutti. Anche da questa parte facciamo lo stesso, prendiamo come riferimento 5 centimetri qui dello spillo, saliamo fino ad ottenere, fino ad arrivare ad avere 10 centimetri da parte a parte. Un po' più su. Penso di non averla appiattito bene, scusate, lo facciamo un attimino. Ecco.
5 centimetri, stagniamo fino ad ottenerne 10, più o meno qui. Quindi faccio un segno con la penna, o potete mettere lo spillo come vi trovate meglio. Ora, se la borsa fosse con un fondo rettangolare, basterebbe fare una cucitura qui ed una cucitura qui, tenendo questi piatti. Ma siccome è un po' ovale, anzi è ovale, vado a disegnare una parte un po' arrotondata che parta da un angolo all'altro, più o meno, non deve essere proprio precisa, perfetta. Faccio la stessa cosa anche da questa parte. Disegno un po' arrotondato. E vado a fare una cucitura qui ed una cucitura qui. Una volta fatte queste due cuciture, togliamo gli spilli e andiamo a vedere se la forma è corretta. Come potete vedere, ha una forma arrotondata. Proviamo a vedere se nella borsa è perfetta. Ripieghiamo, qui dobbiamo fare un orlo, l'ultima cucitura che è da fare è questa qui, cioè si va a ripiegare qui dove abbiamo messo gli spilli in alto, andiamo a ripiegare e cuciamo tutto qui intorno, così che una volta inserita nella borsa sia perfetta. Intanto vediamo se la misura è giusta, se internamente la borsa ci sta. Sì, la borsa ci sta. Vado a fare quest'ultima cucitura, ma prima vado a tagliare questa stoffa che è un po' ingombrante. Vado a togliere tutti i fili. E vado a fare quest'ultima cucitura. Ho ripiegato l'orlo all'interno e cucito sul davanti. Vado a tagliare la stoffa in eccesso. Questa è la fodera finita. Come vedete la forma è giusta. Proviamo a metterla nella borsa e vediamo che effetto dà.
come potete vedere la fodera è perfetta, ora andrà cucita punto dietro punto a mano qui sulla borsa, ma la fodera è della misura giusta e ha preso la forma dell'ovale senza creare appunto degli angoli o qualcosa di antiestetico.